Tipo la fase della potatura, Certo. cioè tutta questa parte qua. Questa parte qua è come quella l'hai che si appresa affronta ora. Sì. Allora io Cioè, le tue devo essere sincero, si impara dai vecchi. Io ancora so le prime armi, Sì. cerco di cavarmela, non sempre faccio le cose giuste, però sbagliando si impara. Samuele, che è il vero animo contadino della nostra Sì. azienda. Che ne pensi della moda del contadino? Ma ora magari è cool perché anche con mezzi di comunicazione è diventato come se fosse, diciamo, anche più piacevole, che sicuramente è, però la fatica rimane alla base. Certo. Montepulciano ha avuto fino a questo ultimo boom turistico anche un approccio abbastanza normale, di tipo, come posso dire, vissuto, c'era molto artigianato, mentre il negozio, diciamo, di paccottiglia lo trova più facilmente. Artigiani dice non ce ne sono più. Pochissimi. Invece contadini? Contadini veri ce ne sono pochissimi. Oggi ci sono delle aziende agricole ben strutturate, ci sono molte persone che lavorano in campo agricolo, ci sono molti posti vacanti perché sarebbe necessario avere tante persone in più. Quando facete sembra più morbida. Dillo, ma te sei di città, io sono di qua, Si vede, no? Piano quando vai in fondo, perché devi controllare la forza. Vai. Sono già stanco. Vai. Non conosci la campagna, la guardi ma non sai che è, Certo. non sai quella pianta cos'è. Boh. È la pianta. Lo Certo. Certo, lo so pure io, dici. so. Che la pianta la vedo. Una volta una donna di Montepulciano, che è un agricoltore, che è Dora di Sanguineto, non so se la conosci, Come no? venne a trovarmi e mi disse: bene, la legate bene ste vigne? Disse: ti garba, no, hai fatto un lavoro che fa schifo. E pensa che una piccola parte di cloni l'ho presa anche da lei. Penso che ci sia scritto anche nel palo, guarda, di Dora. Ti si viene a trovare e prepara una boccia, Cazzo, che andiamo lì, la scegliamo. Vai, perfetto, ti voglio bene, a dopo. Queste se le comprate d'oro, aspetta, guarda, perché queste viaggiano così, guarda. Adesso Se ci metti il dito? Non ci provo. La forbice così va bene se la utilizza una persona che conosce benissimo le piante, perché questa ti permette di fare dei tagli importanti, cosa che con la forbice a mano non riesci a fare. Due batterie. Quando stacchi una, attacchi l'altra? Non è stata una zona industrializzata, quindi quello che vedi di bello è perché comunque si è salvato. Sì. Se si guarda una foto aerea del 1954 e se si guarda una foto aerea di oggi, il taglio di ogni lotto è decuplicato. Oggi invece si è settorializzata, quindi chi fa vino fa solo vino. Prima che ci stava, un po' di tutto. Prima che ci stava, prima di tutte queste vigne, un po' di tutto. C'era anche le viti, ma sparse, Sparse. non quel modo. Che poi nel mezzo veniva coltivato il grano. Ok. Certo. Non è che c'era. Dici con le vigne, con le viti insieme. C'era una là, una qua e nel mezzo rimaneva per coltivare qualsiasi cosa. Adesso invece solo vigne, tutte uguali. Ora tutte invece è vigna, la vigna e basta. La vigna e basta. Qui specialmente. Allora, se tu passi e tagli, proviamo una persona che va tutti i giorni, una volta ogni 2 settimane a levarsi il sangue, che ci resta? È uguale, no? E hai la presunzione di fare la qualità, anche no? Passo per la strada, vedo degli operai che stavano mettendo le barbatelle, cioè le viti. Lei sta facendo il Brunello qui, a piantare? Dice sì. Lei avete tolto il bosco. Quel terreno, lo sa lei che acidità c'ha? Per rinnovare quel terreno ci vuole tanto.
anni, 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 se no non si fa il vino buono. Cioè, È una questione economica, punto e basta. Anche il mio amico Vittorio, che ha mezzettero di vigna, come Antinori mette in moto il turboatomizzatore, Vittorio gli va dietro. Basta. In altre realtà, come per esempio Montalcino, stanno provando addirittura a condizionare con impianti particolari. Cioè è diventato, per fare solo un esempio sciocco, un ettaro di Brunello di Montalcino forse costa €1 milione. Come noi siamo quello che si mangia, le piante sono quello che bevono. Quindi più bevono bene, Quello che più respirano, producono bene, bravo, sì, questo è fondamentale. Ho guardato l'altro giorno in Italia l'aria pulita dov'è e noi fortunatamente in questa zona Sì? l'aria ci sa pulita, sì. Il vino ce l'ho dappertutto intorno a casa perché io abito qua giù e mi rompono anche le scatole con tutti i prodotti che danno. Ma davvero? Purtroppo sì, quando si esce di casa io la vigna quella mi va alla casa lì, questa mi va alla casa lì, sono nel mezzo. Un po' dovrebbero stare più lontani dalle case, anche sanno che devono dare prodotti e tutto quanto, un pochino più lontano dovrebbero farli. Forse l'area sarà cambiata da 60 anni a questa parte, io non te lo so dire, io ti so dire di quello che sto vivendo adesso, perché comunque so 33 anni e questa zona la vivo da tanti anni ma non da 60. Che prodotti? Praticamente i veleni. Ah, ok, i veleni. In parole povere sono quelli. Perché non è come una volta che stato brava un tipo che non era velenoso, lo potevi anche bere. Bevelo ora. Poi dice un po' male, no, ma proprio, perché quell'altro appena lo bevi a me mi brucia lo stomaco, quello che si comprava. Ma senti la differenza? Comunque volevo dire, c'è prodotti che certo. invece nel mio non c'è niente. E non ti brucia? C'è la pazienza per averlo fatto. Da un punto di vista qualitativo e da un punto di vista quantitativo siamo arrivati a un mercato che però non è più in mano sostanzialmente solo al produttore locale. Qui tutta gente è venuta. Da fuori? Che ci si fa con questa gente qui? Che ci si fa? Niente. Poco. Non ti piace? No. C'è stato un investimento di soggetti terzi che hanno visto in questo un business e quindi hanno comprato molte delle aziende. Quindi è stato il passaggio dalla famiglia De Ricci alla mia famiglia Trabalzini con mio nonno Aldo che acquistò la cantina, siamo negli anni 70. C'aveva un pezzettino di vigna per consumo nostro, sì, ma l'ho buttata via. Non andava più? Perché vai a prendere prodotti, non te li danno perché ci vuole di essere iscritti e che ti iscrivi per 5 quintali di vino. Non vale la pena, no? Quindi non è la scelta tua, ti hanno un po' costretta a non farlo. Ho capito dunque. Sai, c'è stato un bel passaggio anche nella conoscenza, no, del vino, un po' come nella cucina. E all'epoca diceva sì, ma che sono i pisci? Mi dicevano i pisci. Certo. E oggi invece i pisci li conoscono tutti perché siamo passati, no, anche il nome stesso, il nome avere stesso. Da dove sappiamo infatti i pisci? Perché? Pisciare. Da pisciare. Dal movimento che viene fatto. Vedi? Va arrotolato con la mano e possibilmente usare la parte bassa, il palmo, vedi così. E si fanno questi spaghetti naturali. Buongiorno a tutti, Buongiorno. Anche bella gioventù, E poi prima perché va messo prima il cavolo, perché questo ci vuole di più per cuocere. E poi ci si mette la bieta. La vezza ce la metti? Per te sei brava che fai la cuoca te. Al ristorante, anche lei. Anche io cucino? Sì? Sì. Allora. Ciliegia. Tannino setoso. Sembra di pigliare per il culo, ragazzi.
E da Riccio Ricci nasce nel 1150 la dinastia Ricci, che si conclude con l'ultima marchesa morta nel 2003, che era Dionora Ricci. Taglia per bene. Titanic. Taglia per bene. Voglio una bella colonna sonora qua. Ok, qua, Qua. qua. Vai, taglia. Mi Taglia. sa che sono più brava io a tagliare, sai? Sicuramente, Non ti pensavo Giulia. così impedito. Hai visto molte più vigne di me, ricordo. Guarda, che fai così. Ricordarsi che ogni volta che si cucina è anche una cosa affettiva. Qui ci sono veramente centinaia di anni di storia, eh? Sì. Anche lo spennacchio? Anche lo spennacchio, si chiama spennacchio. Esatto. Siete proprio tutti Professionali. Hai visto?